Mi chiamo Elena Perazzini, sono arrivata a New York nel 97, per qualche anno ho fatto un po' di avanti e indietro, diciamo, causati dal discorso visti, eccetera, e poi, devo dire, forse dopo un paio d'anni mi sono definitivamente trasferita qua e ho svolto diversi lavori, appunto legati proprio al discorso anche dei visti, e poi tra cui appena arrivato ho avuto l'opportunità di lavorare presso Rizzoli come assistente di Oriana Fallaci, quindi quella è stata proprio un'opportunità incredibile e inaspettata. Poi ho lavorato un po' come producer a Rai 3 e poi invece ho fatto tutt'altro, quindi ho lavorato negli eventi, nella ristorazione legata sempre ad eventi e poi ho ripreso a scrivere ormai diversi anni fa e ho pubblicato 3 libri in Italia. Uno di questi in italiano si intitola Via da noi, in inglese è stato tradotto col titolo Far From Us, è stato appunto tradotto ed è stato adottato in diverse università americane perché racconta storie vere di italiani emigrati negli Stati Uniti e quindi è stato adottato nei corsi che parlano di immigrazione italiana. Allora, diciamo che il lavoro che ho fatto è stato un lavoro che si può chiamare un po' di indagine, no? Sulla nuova immigrazione, sull'immigrazione contemporanea degli italiani negli Stati Uniti. Quando si parla di immigrazione contemporanea ovviamente ci si riferisce ad un periodo di tempo molto lungo, perché si parla di quasi 60 anni, nel senso che le storie che io ho scelto di raccontare cominciano, ci sono testimonianze di persone arrivate qua negli anni 60, poi negli anni 80, 90, 2000 fino al 2010 più o meno. E sono racconti narrativi, quindi esplorano molto l'esperienza personale proprio di immigrato negli Stati Uniti. Quello che mi interessava capire era proprio l'esperienza di immigrato, uno, in luoghi diversi d'America, perché io appunto sono arrivata e mi sono stabilita a New York e capisco che l'esperienza di chi è finito a lavorare e a vivere in altri luoghi d'America può essere completamente diversa. Questo è un continente enorme con 3 fusi orari e ci sono realtà dal punto di vista culturale, sociale, economico molto diverse, insomma, quindi l'esperienza e l'impatto sicuramente con la cultura, con il luogo in cui si va a vivere è molto diverso. Quindi ero curiosa di scoprire le esperienze di questi italiani, le esperienze diverse dalla mia, ecco. Poi un'altra cosa che mi interessava capire era il momento storico, quindi il momento storico sia del paese di origine, quindi l'Italia, e sia il momento storico per gli Stati Uniti, per cui ci sono storie che, per esempio quelle che cominciano negli anni 60, sono 2 storie, uno è un drammaturgo, una è una scienziata, sono venuti qua a metà degli anni 60 e quando ancora, nel caso per esempio del drammaturgo, in questo paese c'erano ancora determinati pregiudizi e una sorta di discriminazione verso gli italiani, che era legata al periodo fascista, quindi gli italiani erano un po' identificati come fascisti e quindi lui che per esempio voleva sfondare nel mondo dello spettacolo è stato discriminato in quanto, diciamo, il mondo dello spettacolo apparteneva più alla ala di sinistra e quindi lui è stato discriminato in questo senso. Nel caso della scienziata, per esempio, le sue aspettative sono state molto deluse perché lei in Italia già lavorava come ricercatrice presso l'università, è venuta negli Stati Uniti con un'opportunità di lavoro insieme al marito, però è finita nel sud degli Stati Uniti, in Florida, dove a quel tempo ancora esisteva innanzitutto l'apartheid e esisteva ancora una forma di discriminazione per quanto riguardava il lavoro per le donne. Quindi per lei è stato molto difficile trovare lavoro e questo anche per dire proprio
quanto diverse sono le realtà geografiche legate al luogo, perché nel sud degli Stati Uniti a quell'epoca c'era questo tipo di realtà rispetto alle donne in carriera, mentre per esempio nel nord, quindi nella East Coast, la situazione era completamente diversa, c'erano donne che lavoravano, che perseguivano la propria carriera ed era una cosa più che normale. Per quanto riguarda l'evoluzione delle motivazioni e delle aspettative, allora, la motivazione posso dire che così, genericamente parlando, è un po' sempre la stessa, nel senso che è la ricerca di un futuro migliore, il motivo per cui si parte dall'Italia e si viene negli Stati Uniti. Mentre le aspettative sicuramente, per quello che ho potuto constatare, sono cambiate, c'è stata un'evoluzione. Per cui per chi è arrivato appunto negli anni 60, l'italiano che arrivava era un italiano con un buon livello culturale, che aveva già una certezza lavorativa, aveva già un lavoro. Gli italiani arrivati negli anni 80 e 90 venivano un po' più allo sbaraglio, diciamo, partivano di solito da soli, alla ricerca del sogno americano, quindi della realizzazione di un qualcosa di più grande, più gratificante rispetto a quello che avrebbero potuto realizzare in Italia. Quindi c'era proprio l'aspettativa di realizzare il proprio successo personale, che poteva essere un successo artistico, successo dal punto di vista di business, di qualsiasi cosa. Mentre quando stavo finendo di scrivere questo libro mi sono resa conto che si stava verificando un fenomeno piuttosto nuovo, che era quello di giovani famiglie o giovani coppie che non tentavano nemmeno di cominciare la propria vita in Italia, quindi non cercavano nemmeno lavoro o una casa, ma dopo gli studi decidevano di venire, ancora questo sta succedendo, quindi decidono di venire negli Stati Uniti, ma non più alla ricerca del grande sogno americano, ma di un futuro normale, cioè di una vita normale, decente, come si dice qua, cosa che credono di non poter più trovare in Italia. Per cui appunto sono ragazzi giovani, a volte già con un figlio, e che si trasferiscono qua sperando di poter costruire una famiglia, una casa, la possibilità di vivere bene, di viaggiare, eccetera. E questo mi ha molto colpito perché un po' richiama le dinamiche, secondo me, della prima immigrazione, che erano quelle di famiglie che se ne andavano dall'Italia fuggendo dalla povertà. In questo caso non si parla di povertà, però comunque di grandi difficoltà che riguardano l'aspetto economico. Allora, secondo me dobbiamo guardare un momento brevissimo alla storia, perché dobbiamo ricordare che era quasi l'Ottocento, perché era il 1790, un decreto stabiliva che solo le persone bianche immigrate negli Stati Uniti avevano la possibilità di naturalizzarsi americani, quindi era concesso solo alle persone di razza bianca di diventare americani. Okay? Quando è cominciata l'immigrazione italiana, quindi è stata quasi 100 anni dopo, i legislatori, i giornalisti, i sociologi hanno cominciato un po' a confondersi, nel senso che gli italiani sono stati per tanto tempo considerati black, sono stati considerati persone di colore e infatti in modo dispregiativo venivano anche chiamati white niggers. E poi la legislazione infatti ha formulato una serie di categorie per definire chi era più o meno bianco, per cui ricordiamoci che da qui comunque deriva tutta una storia di discriminazione fortissima verso gli italiani, come anche verso tante altre razze che sono arrivate dopo, anche gli irlandesi venivano chiamati Black Irish. Per cui la prima generazione di italiani e anche fino alla seconda hanno cercato
di nascondere, di celare la loro identità italiana il più possibile, non hanno insegnato la lingua ai loro figli e il loro desiderio era che i figli diventassero del tutto americani, che si integrassero, che diventassero americani. Quindi dal mio punto di vista, forse, a parte la tradizione culinaria che si è verificato, insomma, anche grazie a tante testimonianze letterarie, cinematografiche, che è stata conservata, quella generazione lì è rifuggita dalla propria identità. Mentre le generazioni che ho analizzato io, secondo me, hanno avuto grandi vantaggi rispetto all'integrazione, e questi vantaggi sono arrivati sicuramente dalla reputazione che gli italo-americani si sono conquistati nei decenni, ma anche semplicemente da chi è arrivato, diciamo, un decennio prima, cioè chi è arrivato qua negli anni '80 godeva della buona reputazione che si erano costruiti quelli arrivati negli anni 70 e 60, che già avevano un alto livello culturale, ricoprivano certi ruoli lavorativi, e quindi dagli anni '80 in poi l'italiano è stato ben accolto e si è integrato in maniera, secondo me, molto facile. Per esempio l'istruzione italiana dagli americani è considerata di altissimo livello, quindi quando ci si presenta a cercare lavoro per determinate professioni, come appunto quella di biologo, scienziato, senza poi parlare del design, della moda, insomma si ha una grande accoglienza, per cui da quel momento in poi, secondo me, anni 80, 90, 2000, gli americani hanno un grande senso di accoglienza, insomma, verso gli italiani, e c'è anche tanta curiosità verso la nostra cultura, e io trovo che la discriminazione assolutamente sia stata del tutto eliminata. Adesso siamo considerati europei come gli altri. Dunque, allora sì, il discorso dell'identità è complesso, secondo me, innanzitutto perché è determinato da quanto tempo si vive, no, nel paese di immigrazione, perché fino a un certo numero di anni, secondo me, l'appartenenza al paese d'origine è molto forte, e poi invece, superata una certa soglia di anni, ci si rende conto, io dico sempre, ci si sveglia una mattina e ci si rende conto di non essere più davvero al 100% italiani, nel senso di non appartenere più a quella che è la cultura contemporanea del tuo paese, ma di essere un po' diventati un ibrido, perché si assorbe una mentalità, si assorbe un certo modo di prospettiva di vita, modalità anche di lavoro, anche il modo di concepire il lavoro, e quindi a un certo punto, secondo me, si diventa questa sorta di ibrido che per l'immigrato di prima generazione è normalmente un arricchimento, specialmente ai giorni d'oggi, in cui comunque c'è la possibilità di spostarsi, di viaggiare e di rimanere in contatto col proprio paese, per cui non è che ci sia lo stacco radicale che esisteva anni fa. Per cui c'è un arricchimento, mentre ho notato dalle storie che ho raccolto, infatti c'è la storia di una giovane scienziata il cui più grande rammarico è quello di constatare che i propri figli saranno comunque americani, quindi il rammarico nasce per i figli, tantissimo, perché comunque, specialmente quando entrambi i genitori sono italiani, desiderano trasmettere al proprio figlio la propria cultura, ma se i figli sono educati a livello scolastico negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese di immigrazione si scelga, quando l'istruzione e quando uno cresce a livello di istruzione e di educazione nel paese di immigrazione assimila molto di più quella cultura. Sì, poi ci sono, per esempio per quanto riguarda gli italiani, ci sono sicuramente molte più associazioni e gruppi di italo-americani costituite nel tempo, mirate a conservare l'identità culturale italiana. Ci sono associazioni di donne, associazioni di professionisti, associazioni culturali, molto meno, secondo me,
da parte dei nuovi immigrati, insomma, non c'è così tanto questa esigenza, però appunto io adesso ti parlo della realtà di New York, in cui come italiano è molto facile relazionarsi e ritrovarsi anche tra italiani, ecco. Un'altra cosa interessante che mi viene da dire a proposito di identità è che quando ci si rapporta, come italiano, quando ci si rapporta con gli americani, ci si sente comunque affini agli altri europei. Cioè non c'è più, secondo me, l'idea di comunità italiana in quanto affine culturalmente, eccetera, ma di comunità europea. Gli italiani si ritrovano molto più affini con tedeschi o spagnoli o francesi, eccetera, piuttosto che con gli americani, cosa che succede però perché ci si trova dall'altra parte del mondo, evidentemente, perché quando sei in Europa questo non succede. Sono tanti i consigli, forse il consiglio più importante è quello di prepararsi al fatto che qui le cose, allora prepararsi al fatto di non dare per scontato nulla e che le cose vanno conquistate con molta fatica in questo paese, non ci si può aspettare che arrivino dall'alto, diciamo. È vero che ci sono più opportunità, però io raccomando di arrivare preparati a lottare, perché è un paese in cui devi conquistarti tutto. Non ci sono assistenze proprio anche quelle basiche, no? Più sociali, mediche, eccetera, che nel nostro paese diamo per scontate, o semplicemente dell'istruzione, insomma, scolastiche. Non ci sono e quindi bisogna conquistarsi tutto e lavorare sodo, però sicuramente è un paese che dà tante opportunità.